Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. Lo avevamo detto, questa sarebbe stata una partita un po' della maturità, uno scontro difficile in Turchia contro una squadra che gioca in uno stadio, quello di casa, dove il tifo è chiaramente il 12° uomo e l'abbiamo visto oggi. È chiaro che però non ci si aspettava una sconfitta per 5-2 e purtroppo oggi la Juventus ha dimostrato di mancare di maturità e forse anche di aver speso troppo per quel tempo intero passato in 10 a Milano contro l'Inter. Comunque ci sono tante cose di cui parlare, è chiaro che c'è tanta amarezza, però io ci tengo sempre come al solito a invitarvi a mantenere un po' di equilibrio perché non eravamo una squadra di fenomeni ieri, non siamo una squadra di brocchi oggi e quello che comunque ha fatto Spalletti fino a questo momento è comunque un qualcosa di importante perché è facile alla fine rimanere diciamo in quel mindset di positività solo quando si vince, bisogna anche un attimo tirare il freno quando poi si va a prendere una scoppola, perché questa è per 5-2 come quella vista oggi in Turchia. Comunque ragazzi, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, vi ripeto, è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un commento e un mi piace, soprattutto mi ripeto, importantissimo lasciare commenti perché l'ultimo video sono stato massacrato dagli interisti, sarebbe bello che anche qualche juventino mi desse una mano in queste situazioni per arginare un po' quelle che possono essere alcune conversazioni tra tifosi. Comunque, la Juventus oggi si è trovata in una situazione in cui ha dovuto schierare McKennie come attaccante centrale, anche perché è chiaro che Spalletti l'aveva già detto e l'ha fatto intuire, in questo momento non crede che Openda possa essere la soluzione migliore là davanti, e poi Openda lo dimostra anche entrando nel finale quando ormai comunque la partita è andata, ma sembra un calciatore che in questo momento abbiamo un po' perso per strada. Credo che il primo tempo la Juventus in realtà abbia giocato al di sotto di quelle che erano le aspettative e si è intuito fin da subito che ci fosse una situazione di stanchezza da parte della squadra. Aggiungo anche che il Galatasaray ci ha spinto a giocare un po' il loro gioco perché la Juventus è ritornata un po' a difendere molto ma molto bassa e a dare l'opportunità al Galatasaray di veramente, nonostante il possesso palla sia molto vicino dal punto di vista del numero della percentuale, diciamo, ha dato l'opportunità al Galatasaray di fare la partita che voleva e ripeto, questo ha messo in difficoltà quelle che sono le caratteristiche di questa squadra e c'è anche da notare che mi sembrava evidente fin dai primi minuti che ci fossero comunque dei problemi per Kenan Diz e anche Kefren Turam. Se ci aggiungiamo poi l'infortunio muscolare a Bremer è chiaro che si preannuncia un po' una frittata abbastanza diciamo prevedibile. Poi c'è anche da dire che Cambiasso comunque aveva fornito un primo tempo di qualità, si era visto comunque nell'assist fornito per il colpo di testa di Calulu, poi ribattuto in rete da Cobb Miners che oggi offre una doppietta e in realtà ci aveva dato nel primo tempo quella sensazione che ci potesse essere quella riscossa da parte di Teon Cobb Miners, un po' quel Cobb Miners quasi che potesse ritornare ai livelli dell'Atalanta. È chiaro che poi con l'ingresso di Cabal, che è stato secondo me quello che ha cambiato completamente la partita, purtroppo siamo arrivati in una situazione dove ci siamo ritrovati a giocare ancora una volta in 10 per circa 25-30 minuti e poi lì abbiamo perso la testa. Però andando a parlare del primo tempo, in realtà McKennie là davanti aveva dato le soluzioni importanti. È chiaro che non è un attaccante, è un calciatore un po' alla David, molto più di raccordo, però si erano viste delle cose interessanti. Credo che le limitazioni venissero ancora appunto dalla sinistra con un Kenan Yildiz che oggi forse una combinazione tra tornare in Turchia e il fatto che si vedeva che chiaramente ci fosse un fastidio da parte di Yildiz proprio fisico, purtroppo non ha performato come ci si aspetta e come siamo abituati a vedere Kenan Yildiz. Non bisogna fare un patema d'animo o fare chissà quale tipo di congetture. Aveva speso tanto anche lui contro l'Inter e oggi purtroppo si è visto che Frenturam, che era in dubbio fino alla fine, in realtà ha fornito una prestazione forse migliore nel primo tempo, nel secondo tempo purtroppo è calato un po' a picco e chiaramente quando ti trovi in mediana con un Thuram che entra così tanto in difficoltà perdi la maggior parte della tua fisicità. Poi per quanto riguarda la difesa, purtroppo nel momento in cui esce Bremer e entra Gatti, che sì, da un lato è un po' il suo demerito, dall'altro lato comunque non è stato praticamente quasi mai utilizzato anche quando era disponibile da parte di Spalletti in questa sua avventura, si vede che non ha ritmo partita, non ha proprio quell'occhio e poi la Juventus chiaramente entra abbastanza in apnea perché anche il gol sul retropassaggio di Kefren Turam, in quella situazione la palla Turam la deve lanciare in tribuna e soprattutto perché sei in una situazione in cui sta cercando di difendere a questo punto il risultato visto che sei in 10 contro 11. Parliamo anche del discorso di Gregorio perché se è vero che nella partita contro l'Inter
quella papera di Di Gregorio chiaramente ci mette in una difficoltà incredibile e ci fa andare sotto in un momento della gara in cui avevamo invece dimostrato di essere anche in grado di mettere in difficoltà l'Inter. Beh, oggi credo che tante critiche che ho visto, perché come vi ho detto io frequento altre chat eccetera, ho visto troppe critiche al nostro portiere, perché sì, se è vero che forse in alcune situazioni e soprattutto quella insomma del secondo gol del Galatasaray, il portiere magari potrebbe respingere da un'altra parte, ma chi non ha fatto il portiere non lo capisce. Io credo che in quella situazione, il gol del 3-2 dove comunque gli arriva una deviazione da 30 centimetri di distanza, ci sia veramente poco, ma pochissimo che possa fare. Se poi ci si aspetta che ogni tiro sia un miracolo o che adesso si va in questa sensazione in cui sembra che ogni tiro sia un gol, in realtà sono cose semplicemente statistiche e vi assicuro che questa non è la realtà. Di Gregorio non sarà un portiere, non è un portiere a livelli della storia della Juventus, questo sono pienamente d'accordo, però da qui dire che non è un portiere che può giocare in porta mi sembra una cosa un po' ridicola. Credo che il problema sia della difesa, nel senso che quando esce Bremer perdiamo completamente la lucidità, e forse proprio anche per quella posizione di Gatti come centrale della difesa. Allo stesso tempo penso che Cabal abbia dimostrato ancora una volta, io sono cose che dico ormai da tanti mesi, Cabal è un calciatore ex Verona, è un calciatore che è stato comprato, ha fatto 2 o 3 partite fatte bene, dopo 7 partite si è infortunato nella prima avventura alla Juventus, ma era una scommessa, cioè una seconda linea che veniva utilizzato per farlo crescere, per vedere se si poteva fare un investimento poi remunerativo per poi rivenderlo nel futuro. In realtà Cabal sta dimostrando sempre di più di essere un calciatore proprio da parte destra della classifica, ma senza nessun tipo di insulto. Cabal oggi ha distrutto quel poco che rimaneva a livello fisico della Juventus, perché quando poi ti ritrovi ancora una volta a giocare in 10 in uno stadio di quella tipologia con una squadra che comunque nel secondo tempo non è calata, anzi ha alzato il ritmo, beh, alla fine butti un po' tutto alle ortiche, perché non si può prendere un doppio giallo nel giro di 20 minuti in quella maniera lì, dove vieni sistematicamente esaltato dall'avversario, e soprattutto nel momento in cui sei già ammonito, beh, evita comunque di buttarti in quella situazione. L'uomo è a centrocampo, il secondo fallo viene fatto a centrocampo, piuttosto lascialo andare. Cioè, poi anche lì valutare che sia stato un errore di Spalletti, in realtà Spalletti cosa deve fare? Capisce che Cambiasso è ammonito, viene già forse graziato per un possibile secondo giallo, perché è chiaro che questo comunque arbitro avesse il cartellino facile, più forse da parte della Juventus, non voglio aprire polemiche, però mi è sembrato che ci fosse qualche giallo che meritasse qualche giocatore di Galatasaray che meritasse il giallo, perché comunque il Diz è stato menato dall'inizio alla fine, poi soprattutto si sono iniziati a tuffare un po' e anche peggio di bastoni, però voglio dire, è chiaro che lui fa una scelta normale che un allenatore deve fare, toglie Cambiasso già ammonito, perché comunque loro stavano spingendo dalla destra, mette dentro Cabal, poi Cabal fa un disastro perché sul gol del 3-2 la colpa è sua, perché fa un fallo al limite dell'area di rigore e si fa saltare come un birillo e allo stesso tempo prende l'espulsione. Poi vi ripeto, l'errore più grosso arriva quando si va sul 3-2, perché una volta che la partita si è indirizzata, sei in 10 contro 11, trovi sul 3-2, in quel momento lì beh, la squadra deve dare una risposta di maturità e cercare semplicemente di limitare i danni. A quel punto lì ti metti un po' dietro, cerchi di mantenere la squadra veramente corta e di lasciare pochissimo spazio nelle linee, metti praticamente l'autobus di fronte all'area di rigore, in cui non credo che ci sia nulla di male a farlo fuori casa in Turchia sul 3-2 per loro in 10 contro 11, e cerchi di portare a casa un risultato che sia ancora un qualcosa che puoi ribaltare poi al ritorno. È chiaro che quando la partita finisce 5-2, anche perché poi alla fine era chiaro che negli ultimi 25 minuti la Juventus fosse completamente scoppiata, beh, quando ti trovi in quella situazione lì poi alla fine veramente hai concesso diciamo le armi, concessione delle armi all'avversario, e il ritorno diventa una scalata impossibile, perché persino sul 4-2 si poteva ancora sperare, nonostante tutti gli squalificati che avremo, perché Cambiasso era diffidato, Cabale espulso, eccetera eccetera eccetera, attaccanti in questo momento non ne abbiamo, quindi pensate come siamo messi, però voglio dire, avevi comunque l'opportunità in casa magari di andare a cercare di recuperare un paio di gol e poi giocarti i supplementari. Beh, questa era un'opzione. Adesso sul 5-2 è chiaro che devi recuperare 3 gol, lo sapete benissimo che i gol in casa e trasferta non contano più da anni ormai, però adesso questa diventa una situazione impossibile. È un fallimento completo? Non è un fallimento completo, è un problema perché la Juventus doveva e ancora non è tutto
tutto scontato, però voglio dire 5-2 vi ripeto è difficile da ribaltare, ma la Juventus doveva provare ad arrivare a questi ottavi di finale perché era troppo tempo che non ci qualifichiamo e secondo me, ripeto, il Galatasaray era una squadra molto ostica da affrontare, però comunque la vittoria te la devi inventare sul campo e oggi il Galatasaray ha imbottigliato la Juventus, una Juventus stanca, una Juventus in difficoltà e ha dimostrato forse di meritare gli ottavi e di meritare di andare avanti. È chiaro che quando guardi chi hanno davanti loro, cioè hanno la capacità in Turchia di mettere Osimhen come punta centrale e in panchina Icardi, capisci che forse certe scelte della Juventus sono state sbagliate, ma ripeto, in questo momento credo che sia importantissimo avere equilibrio, non facciamo come i tifosi da 9 scudetti, cioè quando si vince siamo tutti con le mani alzate a gridare e poi quando si perde ci nascondiamo e iniziamo a insultare a destra manca. Questo non è essere sportivi per la propria squadra, questo è essere frustrati. Essere frustrati è una cosa limitante che magari lasciamo ai tifosi dell'Inter che lasciano i commenti sotto i miei video. Noi dobbiamo essere più equilibrati e l'equilibrio dice che la Juventus è arrivata chiaramente in Turchia stanca e poi ha fatto degli errori di gestione che hanno purtroppo cancellato la nostra opportunità probabilmente di arrivare agli ottavi. Lo sapevamo che questo febbraio fino all'inizio di marzo sarebbe stato il mese della verità, il mese della maturità, il mese in cui la Juventus si giocava purtroppo il suo futuro e fino ad oggi, ahimè, il risultato è veramente quello che abbiamo visto purtroppo è triste, non sta andando chiaramente come ci saremmo immaginati. Vediamo cosa succederà nel weekend contro il Como, credo che purtroppo questo sia un po', non voglio dire un addio, ma un arrivederci a quella che è la Coppa dei Campioni. Ripeto, è importante comunque non mollare mai, è importante cercare di rimanere sempre positivi anche di fronte a queste sconfitte. È chiaro che, e qua la concludo, quello che abbiamo oggi è la conferma da parte della rosa che le nostre seconde linee non sono all'altezza, perché se uno come Comanes in realtà fa la doppietta e ti dà quella sensazione di poter ritornare, anche se, ripeto, sono un anno e mezzo che gioca a partita indegna, quindi non saranno certo 2 gol a cambiarlo, però dall'altro lato ci sono calciatori come Cabal, come Kostic che è entrato nella ripresa al posto di uno, come al solito, appannato Cico Conceição, c'è comunque Miretti, sono tutti calciatori che purtroppo come seconde linee alla Juventus fanno molta, ma molta, ma molta fatica e speriamo che nel futuro si possa veramente dare un colpo di spugna perché questa Juventus si merita forse anche un po' di più e come si dice ci manca sempre un po' il centesimo per fare l'euro. Comunque ragazzi lasciatemi il vostro commento, fatemi sapere la vostra opinione, è chiaro che una sconfitta così fa male, però vi ripeto si ritorna a giocare nel weekend e si giocherà contro il Como e purtroppo adesso non si può più sbagliare. Un abbraccio, sempre forza Juve, ciao!